Guarda queste immagini e stai molto attento, per favore, perché quello che stai guardando potrebbe succedere anche a te. Che l'Italia sia un bellissimo paese, almeno geograficamente parlando, penso che siamo tutti d'accordo su questo, vero ragazzi? Ma in mezzo a tante qualità, questo paese ha anche tante, come possiamo chiamarle, mele marce? Beh, ladri e truffatori, specialmente di auto, che cercano sempre nuovi metodi per perdonate il termine forte, ma è quello corretto. Cercano sempre nuovi metodi per metterci le mani in tasca e fregarci. E in quanto io divulgatore è anche mio compito cercare di tutelarvi da possibili truffe come quelle che state guardando in queste immagini, perché sì ragazzi, questa è una truffa vecchia, ma che nell'ultimo periodo sta tornando molto di moda nell'ambiente dei ladri, buttandosi sulla vostra auto, magari frontalmente, ovviamente a basse velocità, anche ad auto ferma, perché loro non vogliono farsi male ovviamente, o i più furbi e scaltri vengono a sbattervi di lato contro una portiera, magari sul monopattino. Si buttano a terra, simulano un incidente, simulano delle ferite, delle botte prese e in questo modo richiedono un risarcimento sul posto, del tipo dammi subito 100, 200, 300 euro e finisce qui. Non metto in mezzo avvocati, assicurazione, polizia e quello che è. E purtroppo in tantissimi, troppi cadono in questa trappola, magari perché si sentono realmente responsabili di questo incidente, che, lo ripeto, non è un incidente, è una simulazione come quelle che fanno nel calcio e in altri sport, presi dalla paura, dalla preoccupazione, sganciano i soldi che questi truffatori richiedono, magari contrattano un po', però alla fine glieli danno. È una truffa che si sta vedendo sempre più spesso in tutta Italia, ragazzi, credetemi, non solo qui al sud, ma anche nel nord Italia succede troppo spesso. Ma ci sono dei metodi per tutelarsi, molto semplici. Ovviamente, oltre a cercare di guidare con la massima attenzione, questo dovete farlo sempre, non solo per evitare delle truffe, in questo modo voi saprete quando avete realmente causato un incidente e quando invece non lo avete fatto, quello che potete fare è installare, come dico sempre, delle comodissime dashcam, telecamere di sicurezza sulla vostra auto. Come la mia 70 My Omni, che è in grado di registrare a 360 gradi, quindi è molto utile anche contro quei truffatori che si buttano lateralmente sulla nostra auto. È già una sola dashcam frontale e credetemi, sul mio canale Telegram ne trovate di super economiche, 50, 40, a volte meno di 30 euro potrebbe essere più che sufficiente per sventare questa possibile truffa. Io ragazzi già feci un video in cui vi consigliavo quelle che a mio parere erano le migliori dashcam su Amazon, lo recuperate nella scheda qui in alto. Comunque vi consiglio tante dashcam dove nel mio canale Telegram TechBest Deals c'è il link qui sotto per entrarci, aprite la descrizione del video, cliccate sul primo link, entrate, cercate dashcam e troverete la telecamera di sicurezza più adatta alle vostre esigenze. Una frontale va già bene per una prima copertura, ma una 360 gradi magari frontale, posteriore, laterale, sarebbe davvero il top. Perché in Italia le dashcam non vengono utilizzate in ogni auto? Beh, perché il nostro è uno dei pochi paesi civilizzati in cui le dashcam non hanno una regolamentazione, codice della strada, leggi vere e proprie, dedicata. E questo è un grande problema. Ci sono tanti paesi in cui le assicurazioni montano le dashcam nelle auto degli assicurati sia per diminuire il costo del premio assicurativo annuale, sia per aumentare la sicurezza. Perché questo in Italia non viene fatto? Non lo so, perché in Italia arriviamo sempre per ultimi. Comunque c'è da dire che c'è un essere davanti alla telecamera, c'è da dire, dicevo, che in Italia, anche se le dashcam non sono completamente regolamentate, anche se vengono viste con diffidenza in un'aula di tribunale magari, beh, lottando un po' è possibile comunque usarle come prova e anche nei casi della truffa in questione è perfetto. Comunque il ladro, il truffatore, vedendo la dashcam, già se non è totalmente stupido, e i truffatori, credetemi, non sono stupidi, sono persone anche che se le studiano le cose, ma le applicano in modo totalmente sbagliato, beh, vedendo la dashcam se la danno a gambe levate, fanno finta che non è successo nulla. Ma comunque, se sono davvero stupidi questi truffatori, voi dite, ho una dashcam, ha ripreso tutto, non mi puoi fregare in questa maniera, e loro, credetemi, se ne vanno. Qui a Bari è successo, a me personalmente no, ma ho visto delle scene del genere, ma vi assicuro che una dashcam anche molto economica vi salverà il portafoglio e anche da un brutto quarto d'ora. E questo è tutto ragazzi, spero di essere riuscito nel mio intento di mettervi in guardia su una delle truffe più gettonate nell'ultimo periodo. Magari qualcuno di voi già la conosceva,
altri no, però è bene conoscerle per potersi difendere al meglio. Ora però fatemi sapere voi cosa ne pensate, siete stati mai vittima di una truffa di questo tipo o altre, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Vi ricordo che potete acquistare una buona dashcam dal mio canale Telegram, link è qui sotto. Aprite la descrizione del video, cliccate sul link per entrare nel mio canale Telegram TechBest Deals e cercate dashcam o hashtag dashcam, perché il mio canale Telegram ha anche le categorie. E se questo video è stato di vostro interesse potete supportarmi lasciandomi un semplice like, condividendolo ai vostri amici in modo che tutti sappiano di questa truffa e iscrivendovi al canale perché siamo già quasi 100.000. Grazie a tutti, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli e non facciamoci fregare!